Ciao a tutti e benvenuti a Liviana in Cucina. C'è un piatto che da sempre rappresenta le tavole delle famiglie italiane. Fin da quando ero piccola andavo anche dalle amiche e vedevo che anche le loro mamme, bene o male, preparavano in tantissime questo piatto. Le tagliatelle fatte in casa della domenica. Naturalmente il condimento variava da famiglia a famiglia. Anche io la domenica, se non preparo le lasagne, comunque è pasta fatta in casa e quindi faccio le tagliatelle. E oggi con voi voglio riproporvi sempre delle tagliatelle fatte in casa al ragù. Per prima cosa vado a prepararmi il ragù. Casseruola, giro d'olio, vado a mettere il mio soffritto che preparo e tengo in freezer. Vado sul fuoco, faccio andare il soffritto e poi aggiungo il macinato. Io uso un macinato misto, maiale, manzo, vitello e anche un po' di salsiccia. Quando il soffritto è pronto, aggiungiamo il nostro macinato. Vi ricordo che di ragù ne potete fare anche in abbondanza e poi congelare e utilizzare al momento che vorrete. Dopo averla rosolata un momentino, bagnatela con del vino rosso. Se non avete vino rosso potete utilizzare quello bianco. Un pizzico di sale, pepe, facciamo cuocere 1-2 minuti, non di più. Passato il tempo aggiungiamo del triplo concentrato, io ne metto 2 cucchiaini e poi infine vado ad aggiungere 700 ml di passata. Avete visto che col concentrato non ho aggiunto l'acqua perché vado a sciacquare adesso la bottiglia. Sciacquo bene la bottiglia e aggiungo l'acqua. Aggiungo un altro pizzichino di sale, pepe, in base ai gusti, se non lo volete non lo mettete. Foglie di basilico. Abbassate la fiamma o spostate il tutto in un fornello più piccolo, coperchio e fate cuocere, a seconda della consistenza che volete, un'ora ma anche 2. Adesso che il ragù è su a cuocere, mi dedico alla preparazione della pasta. Allora, io uso questo piano, ma prima di avere questa cucina, questo piano, utilizzavo sul tavolo una spianatoia che trovate in tutti i negozi di casalinghi tranquillamente. Semplicemente pulite bene il piano e asciugatelo. Poi fate una montagnetta con la semola. Io uso la semola rimacinata. La proporzione da sempre per sempre per questa tipologia di pasta è 100 g di pasta, un uovo. Poi ci sono delle paste particolari tipo i taglierin che sono solo tuorli o altro. Qua noi stiamo facendo delle tagliatelle classiche, 100 g, un uovo. Alla mia montagnetta vado a fare un buco e faccio la cosiddetta fontana. Ho aperto le uova in un contenitore a parte in modo da potermi lavare le mani dopo e adesso vado a metterle nella mia fontana, nel buco, piano piano, per non farle fuoriuscire. Tutto qui il discorso. Se siete pratici fatelo anche più veloce. Una volta che è dentro, con molta attenzione, perché l'uovo corre via in un lampo, rompetele, sbattetele. Intanto la farina, se fate caso, inizia magari a mescolarsi un pochino. Iniziamo a lavorarle appunto con la forchetta, poi useremo un tarocco e infine le mani. Se vi dovesse capitare di andare in Emilia-Romagna, ci sono dei ristoranti dove hanno le sfogline a vista e fanno questi lavori con una precisione e in un lampo da rimanere affascinati, veramente, credetevi. Questo è il movimento da fare.
in modo che l'uovo prenda consistenza e non scappi via. Quando non sarà più possibile lavorare con la forchetta, andiamo a pulirla con il tarocco e iniziamo ad utilizzare il tarocco in questa maniera. Bisogna avere pazienza, all'inizio sembra che non succeda niente, poi vedrete. Non cadete in tentazione di aggiungere acqua o altro uovo prima che siano passati qualche minuto, perché questa lavorazione richiede appunto pazienza. Quando è tutta granulosa, io passo alle mani. Vedete che inizia a formarsi una palla a cui andremo piano piano a inglobare tutto il nostro preparato. Man mano che lavorate l'impasto, vedrete che rimane tutto inglobato. È un lavoro di pazienza e un po' di olio di gomito, però il risultato farà sorridere tutta la famiglia. Man mano vedrete che si andrà a formare una palla. Deve essere un impasto duro che quando sarà bello liscio andremo a far riposare. Vedete che non ci sono più briciole? Pellicola e frigo per una mezz'oretta. One eternity later. Mentre il nostro sugo continua a cuocere, passato il tempo, tiro fuori il mio impasto, lo spolvero con la semola, vado a spolverare tutto il mio ripiano e adesso, se volete fare un buon lavoro, tirate le vostre tagliatelle a mano. Se non volete far fatica, esiste Nonna Papera, la macchina per stendere la pasta. Ho diviso l'impasto in due e col mattarello vado a lavorarlo. Armatevi di pazienza, di forza e di buona volontà. Dovete stenderla finché non diventa 1-2 mm o come desiderate voi. Però va bene grossolana ma non troppo. Dopo fatica, urla e altro, ecco qui la mia pasta. Una parte la farò dopo con calma, bella sottile, bella ruvida. Io non so che non potete sentire, vorrei che foste qui con me a sentire la ruvidezza e vedere con i vostri occhi la bellezza di questa pasta. Se vi sentite stanchi mentre la stendete, pensate ai vostri familiari, alle persone che amate, un amico, un parente, chiunque voi amate, che si siede alla vostra tavola e assaggerà la vostra pasta stesa a mano con il vostro ragù fatto a mano da voi e che assaporerà l'amore, la passione e la voglia di vivere che voi ci mettete, che io ci metto tutti i giorni. A questo punto, quando è abbastanza sottile, arrotolatela in questo modo, siamo pronti a tagliarla. Coltello, tagliate più o meno stessa misura. A me piacciono di questa dimensione. Voi potete farle più piccole, più grandi come volete. Più piccole sono taglierini, spaghetti alla chitarra, più grandi sono le pappardelle, eccetera, eccetera. Ed eccole qui, le mie tagliatelle, orgogliosissima. E adesso venite con me, le cuociamo e le condiamo con il nostro sugo che nel frattempo è pronto e le impiattiamo. Il sugo è pronto, bello denso. Siccome io non lo utilizzerò tutto perché adesso ne faccio solo una piccola porzione, prendo una padella e ci verso dentro parte del mio sugo e la metto sul fuoco
Nel mentre l'acqua bolle e vado a mettere dentro le tagliatelle che devono cuocere 2 minuti. Passati i 2 minuti, cogliamo le tagliatelle direttamente nel nostro sugo e le facciamo risottare. A questo punto, eccoci qua con la nostra tagliatellina. Pronti per andare a impiattarli. Il profumo è pazzesco. Le mie tagliatelle fatte in casa alla bolognese per voi.